Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Ciao. Sempre di più si ha la sensazione che le cose sfuggano dalle mani, come fossimo smemorati. Nello stesso tempo ci si chiede una concentrazione intensa. Come spiegare questo fenomeno? Vi sono due caratteristiche che tentano in questo nostro viaggio che ha la pretesa di descrivere i tratti di questa mutazione dell'uomo. Due tratti, dicevo, che in qualche modo lo caratterizzano nella sua quotidianità: la vigilanza e la smemoratezza. In qualche modo sulla smemoratezza credo ci capiamo molto. L'uomo contemporaneo che è, come dire, riempito di comunicazioni, di immagini, che ha uno stoccaggio di informazioni quale mai è avvenuto nella storia. Abbiamo, come dire, una sorta di contenitore nella nostra testa di informazioni multiple e continue soprattutto, quindi senza nemmeno più le pause. Questo produce un effetto paradossale. Invece di produrre memoria, invece di produrre in qualche modo, come dire, memoria viva, produce una sorta di memoria morta. La memoria morta non è che la forma della smemoratezza, non dell'oblio. Bisogna distinguere. La memoria ha bisogno dell'oblio, non si può ricordare tutto. È bene che avvenga l'oblio, avvenga quel momento in cui tu, in qualche modo, su una cosa, un pensiero, tu abbia un momento di vuoto, perché è questo ritmo che fa la vera memoria. E la memoria morta invece è un troppo pieno. È un troppo pieno in cui le cose di quella memoria assumono una forma di cose banali, indifferenziate, che stanno dentro la tua testa, in cui in realtà tutto ha lo stesso valore, tutto è in qualche modo orizzontalmente indifferenziato. Dunque il grande universo di quello che oggi si potrebbe chiamare l'uomo banale. Però accanto a questa smemoratezza, che poi è smemoratezza della tradizione, è smemoratezza dei tempi che furono, è smemoratezza delle nostre stesse origini. Io quante volte mi soffermo e chiedo, ma insomma, da dove veniamo? Ma da dove vengono le nostre parole? Da dove vengono i nostri valori? Da dove viene la nostra tradizione, la nostra civiltà? E spesso si cade in un vuoto abbastanza terribile, in cui appare che a una giovane ragazza universitaria tu chiedi qual è il libro che ha determinato il più importante della sua vita, e questa ti esce con l'ultimo romanzo rosa che è apparso in libreria, dimentica di tutto il resto, come se nulla fosse capitato prima di quel romanzetto rosa, che certo parla dei suoi amori e parla delle sue disperazioni tardo-adolescenziali, ma certamente non rappresenta il fondo di una tradizione. Allora, evidentemente si comprende bene cosa vuol dire questa memoria morta che ci fa smemorati, ed è terribile, perché è come se avessimo una sorta di demenza collettiva precoce, di Alzheimer sociale precoce. E poi naturalmente questo però, come tutte le persone, e lo si capisce bene, cominciano a perdere in qualche modo la dimensione della memoria, diventiamo più vigili. Questo lo si vede bene anche negli anziani in questa condizione. È come se dovessimo rimpiazzare la flessibilità della memoria viva, che sa giocare tra oblio e ricordo, dovessimo rimpiazzarla con un eccesso di vigilanza, un eccesso di controllo, un eccesso di governo sulle cose che invece in qualche modo già ti sono sfuggite nell'indifferenza, ti sono sfuggite in quel grande vuoto che è poi il grande contenitore pieno di cose banali, che è la memoria morta della nostra mente. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili.